Amici di Solfatara News, benvenuti ancora una volta al nostro osservatorio diretto sul cuore della caldera. È grazie alla vostra presenza, fatta di attenzione, di vigilanza quotidiana e di solidarietà concreta, se riusciamo ogni giorno a continuare questo lavoro. Un monitoraggio indipendente che richiede strumenti, competenze, impegno e una gran dose di determinazione. In un'area come quella dei Campi Flegrei non bisogna abbassare mai la guardia. Guardate fino alla fine del video perché c'è un aggiornamento dell'ultima ora. Da ieri notte, la Terra nelle profondità ha iniziato a muoversi con una sequenza di scosse che ha attraversato tutta l'area. Sobbalzi improvvisi, ripetuti, che hanno colpito quartieri, strade, zone a rischio. Ogni scossa un segnale inquietante, un segno che non possiamo ignorare. Non si tratta di rumori lontani o di episodi isolati. È un'impronta chiara e costante, un avvertimento dal sottosuolo che racconta la fragilità di ciò che si trova sopra. Oggi abbiamo puntato i nostri strumenti e i nostri occhi sulla fumarola Pisciarelli. Non è stato un gesto simbolico, ci siamo avvicinati con cautela, consapevoli del potenziale che si nasconde sotto quella crosta. E quel che abbiamo visto non lascia spazio a dubbi. Spruzzi violenti di fango bollente, proiettati con una violenza che quasi scuote l'aria intorno. Una pressione impressionante, una forza che sembra voler liberarsi dal sottosuolo. La temperatura misurata, 100,7 gradi Celsius, un valore che non descrive semplicemente calore, ma un segnale chiaro di allarme. Poi ci siamo concentrati sulla fumarola Bocca Grande, dentro il cratere principale della caldera. Qui la situazione è ancora più grave. Non semplici sbuffi, ma getti forti, densi, carichi di vapore vulcanico ad altissima pressione. Un vapore che sale lento, che resiste al vento, che si disperde con difficoltà, come se rifiutasse di lasciare quella bocca aperta sul mondo. A oggi la temperatura registrata in quella zona è 181,9 gradi Celsius. Un numero che da solo basterebbe a far riflettere. Sotto c'è un braciere che ribolle, un centro attivo pronto a far sentire la sua potenza. Guardando i grafici aggiornati con i dati quotidiani, emerge una tendenza. La curva termica di Bocca Grande è in salita. Può sembrare un aumento graduale, pochi gradi qui e là, ma in un contesto vulcanico ogni variazione è un possibile campanello d'allarme, perché è lì, nello scarto fra ieri e oggi, che si nasconde l'inizio di un cambiamento importante. E non abbiamo finito. Vicino alla grande pozza di fango che da tempo seguiamo, abbiamo notato due pozze più piccole, fino ad ora sempre inattive, quasi trascurate. Oggi però le immagini termiche le mostravano con colori allarmanti. Giallo-bianco, segno di calore elevato. Le abbiamo misurate per la prima volta, 64,7 gradi Celsius nella maggiore, 58,1 gradi Celsius nella più piccola. Non possediamo dati precedenti per fare un confronto, ma il semplice fatto che oggi siano così calde basta per accendere una luce d'attenzione. Zona apparentemente tranquilla, ora potenzialmente attiva. Un promemoria che in un sistema come questo nulla va dato per scontato. Tornando allo sciame sismico che ha attraversato la notte, non possiamo considerarlo un dettaglio isolato. In un contesto come il nostro, ogni scossa, anche minima, porta con sé una domanda. Quanto espresso, quanto profondo è il movimento che lo genera? Non sappiamo se queste scosse rappresentano solo un episodio transitorio o se sono il preludio di un'attività più intensa. Ma sappiamo che è nostro dovere restare vigili, registrarne ogni dato, osservare ogni segnale, perché il vulcano sotto di noi non dorme mai e se deciderà di farsi sentire, dobbiamo essere pronti. Immaginate, fango che ribolle, vapore che si espande denso, temperature che crescono, pozze prima silenti che improvvisamente si scaldano, scosse che scuotono la terra sotto i nostri piedi. Ogni dato raccolto, ogni immagine, ogni misura, non sono semplici numeri. Sono un pezzo di un mosaico che racconta lo stato reale della caldera. Un mosaico che ha bisogno di essere osservato con attenzione, con serietà, con responsabilità. A chi ci segue ogni giorno, non abbassate la guardia. Non cadete nella trappola del «tanto oggi va tutto bene» o del «non succederà nulla». Ogni segnale, anche piccolo, può essere un avvertimento. Condividete queste informazioni, parlatene con chi vive vicino a voi.
vicini, amici, famiglie. Informate, discutete, osservate. Tenete gli occhi aperti su ogni getto, su ogni immagine termica, su ogni dato che condividiamo. Grazie di cuore a tutti voi che seguite con costanza questi video, queste analisi, questi reportage. È il vostro impegno, la vostra partecipazione attiva che rende possibile questo monitoraggio e continueremo a farlo con lo stesso senso di urgenza, la stessa determinazione, lo stesso desiderio di proteggere chi vive in quest'area. Rimanete con noi fino alla fine del video. Osservate ogni getto di vapore, ogni sbuffo, ogni immagine termica, ogni dato, perché ogni fotogramma può fare la differenza. Il nostro sguardo resta fisso sulla caldera e le nostre antenne pronte a captare ogni segnale. A presto, con il drone pronto, lo sguardo attento e il cuore vigile. Restate connessi, restate informati, restate uniti. Aggiornamento dell'ultima ora. Poco dopo aver concluso le nostre rilevazioni, la Terra ha restituito un segnale improvviso e molto più forte delle scosse precedenti. Un colpo secco, deciso, che ha attraversato la zona della Solfatara con una violenza percepibile anche a distanza, facendo vibrare edifici, finestre e terreno in modo netto. Al momento non abbiamo ancora la conferma ufficiale sull'epicentro esatto né sulla magnitudo precisa. Ma l'intensità avvertita in superficie fa pensare a un evento significativo, diverso dalle scosse più leggere registrate durante la notte. Stiamo attendendo i primi dati tecnici per capire la profondità, la localizzazione e l'eventuale correlazione con lo sciame in corso. Restiamo in monitoraggio continuo e aggiorneremo appena avremo informazioni più chiare. La situazione è in evoluzione.